Molti credono che per essere forti bisogna essere duri. Quando ero giovane, anche io lo pensavo. Credevo che disciplina significasse rigidità, che leadership significasse controllo e che rispetto significasse imporsi. Poi un giorno il mio maestro mi portò vicino a un ruscello di montagna. Restammo lì in silenzio per molto tempo. L'acqua scorreva dolcemente tra le rocce. Mi chiese: "Cosa vedi?" Io risposi: "Acqua che scorre." Lui allora sorrise e disse: "Guarda meglio." Osservai ancora. L'acqua non combatteva la roccia, non la sfidava, non la colpiva con rabbia, la accarezzava, eppure, nel tempo, la modellava. E allora compresi una verità che non ho più dimenticato. La vera forza non ha bisogno di essere rumorosa. L'acqua è morbida, non ha forma propria e si adatta al contenitore. Eppure, è capace di scavare canyon, di attraversare montagne, di trasformare paesaggi interi. Nel lavoro, molti reagiscono ai cambiamenti con rigidità. Un nuovo capo, un nuovo mercato, una crisi improvvisa. Si irrigidiscono, si oppongono e poi si spezzano. L'acqua non si spezza, si adatta. Essere flessibili non significa non avere principi. Significa sapere quando fluire e quando restare. Significa comprendere che la vita è movimento. Ho conosciuto un uomo che dirigeva un'azienda con pugno duro. Tutti lo temevano, nessuno lo seguiva con il cuore. Quando arrivò una crisi, il suo sistema crollò, perché era costruito sulla paura. Poi ho conosciuto un'altra leader. Ascoltava molto più di quanto parlasse. Nei momenti difficili non gridava, ma chiedeva: "Cosa possiamo imparare?" La sua squadra rimase unita. La gentilezza viene spesso scambiata per debolezza. Ma provate a essere gentili quando siete arrabbiati. Provate a essere calmi quando siete sotto pressione. Provate a restare aperti quando tutto dentro di voi vuole chiudersi. Questa è forza. L'acqua non resiste al colpo con rigidità. Lei assorbe, accoglie, poi continua a scorrere. Quando subisci un cambiamento lavorativo, puoi scegliere di irrigidirti e pensare: "Non è giusto. Non doveva succedere." Oppure puoi chiederti: "Dove posso fluire ora?" Questo non significa accettare passivamente ogni cosa. Significa rispondere con intelligenza, non con ego. Nel monastero, durante le tempeste, vedevo gli alberi più rigidi spezzarsi. Il bambù, invece, si piegava fino quasi a toccare terra e poi tornava in piedi. L'umiltà è questo. Non pensare di dover vincere ogni confronto. Non sentire il bisogno di avere sempre ragione e non confondere il volume della voce con la profondità della presenza. Un vero leader è come l'acqua. Nutre senza farsi notare. Sostiene senza soffocare. Scorre senza perdere direzione. E la cosa più sorprendente è che l'acqua non lotta per essere al centro. Cerca sempre il punto più basso. E proprio per questo diventa indispensabile. Quando smetti di voler apparire superiore, diventi affidabile. Quando smetti di voler dominare, inizi a guidare davvero. Chiediti oggi: dove sto opponendo resistenza inutile? Dove posso invece fluire? Forse nel dialogo con un collega, forse in una scelta professionale, forse nel modo in cui tratti te stesso. Perché essere acqua significa anche questo. Non colpirti con durezza quando sbagli. Accogliere l'errore. Continuare a scorrere. La roccia sembra forte, ma resta ferma. L'acqua sembra fragile, ma trasforma il mondo. E alla fine ciò che resta non è la rigidità, ma ciò che ha saputo fluire. E ricorda, non devi essere duro per essere forte. Devi essere costante e continuare a scorrere. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.